Ah, non ho visto Dovremmo se c'è la VPN. dovremmo esserci comunque, ragazzi. Se Ci s dovreste vedere. se sentite qualche lag, forse dipende anche dalla VPN, ma se va tutto bene la lasciamo. Ragazzi, fateci sapere se ci vedete, se ci siamo. Tonio, verranno ammoniti. Tonio, controlla, mi raccomando. Comunque, ci vedete, ci sentite, tutto ok? Scrivete qualcosa ragazzi. Sì, 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 ci perfetto, vedono. ok, ci siamo Tonio ragazzi. risponde, Tonio operativo, sì, Life, Fabio, Claudio, salutiamo tutti ragazzi, Gianni. Allora ragazzi, la Pasqua com'è andata? Cioè a casa avete mangiato? Cosa avete fatto? Siete usciti in moto? Siete stati a casa? Il tempo è stato bello? Com'è andata? Per noi, Allora, la ehm Pasqua è appena passata, però, sappiamo che questa è una settimana, ragazzi, in cui, ci si rimette in moto dopo la pausa e magari è un po' è una live che a cui non parteciperete in tanti, perché magari, qualcuno è un po' più scazzato, qualcuno sta in ferie, ma meglio così. Sì, va bene così. Noi volevamo, farla per il motivo era mettervi a corrente di alcune cose Ma e no, di queste no, ma settimane. anche per ridere, perché prima Gabriele Barbera, che lo nomino una volta, tempo fa, aveva fatto una domanda dove aveva sottoscritto: ma voi non state mai male in viaggio? Non avete un torcicollo, un mal di testa, dolore alla pancia, nulla di nulla? E Ecco, infatti Gabriele intanto scrive: "Presi 3 chili e una traversata in vela in barca fino alla Corsica. allora, Gabriele, Complimenti." complimenti perché Sara sa benissimo che non riesce a fare queste cose, la barca gli dà un fastidio enorme. Comunque, per chi ci È segue un arrivata po', anche Enrica. comunque, per chi ci segue un po' sui social, Facebook, Instagram, siamo un po' avanti rispetto ai video, circa 20 giorni di differenza, e siamo stati alle Galapagos. Ora siamo ritornati, siamo a Quito, capitale dell'Ecuador, e a Quindi ragazzi proposito. intanto preparatevi ad andare alle Galapagos, perché chi non l'ha visto sui social, perché magari non ci segue, non ha un profilo, ve lo anticipiamo. Preparate le valigie perché si parte Quito Galapagos molto, molto Cioè, presto. lo vedrete insieme a noi perché tanto faremo i video, abbiamo cercato di condividere un po' tutto, è un posto veramente assurdo, totalmente differente rispetto a tantissimi altri posti turistici perché la natura primeggia in maniera pazzesca, però dovete fare attenzione. Abbiamo fatto questo video anche un po' per parlare, fare una chiacchierata, per vederci dopo Pasqua, farci gli auguri, ma al tempo stesso rispondere appunto alla domanda di Gabriele dove, ma voi non state mai male? Voglio rispondere anche all'ultimo Boy Scout che ci dice: "Ma avete portato la Tenerona alle Galapagos?" No, questa è un'altra parentesi da aprire. No, la moto non si può portare, o perlomeno si potrebbe anche portare con delle navi cargo. Considera che da qua a Quito sono 2 ore di volo, è come un po' andare da Ancona, da Roma a Londra, quindi la strada è tanta, la strada è il Fa mare da attraversare è tanta. Faber White dice: "Faccio il farmacista". Faber, ci saresti servito, perché son stati Quindi 4 giorni davvero, davvero duri. grazie Ali. Al Seu Martins, grazie infinite, come al solito, grazie infinite. Comunque, siamo stati alle Galapagos, come siamo arrivati abbiamo preso un'abitazione, non è una struttura, non è un hotel, ma una sorta di casa. Il titolare è stato gentilissimo, ci ha messo ci ha messo in guardia Sì, dicendo: appena "Ragazzi, arrivati. fate attenzione perché qua l'acqua potrebbe essere contaminata", è un po' come pensate all'Asia, pensate all'Africa, cioè situazioni che ovviamente, sono parchi naturali, l'uomo è poco presente e quindi le strutture sono quelle che No, sono. diciamo che loro, mirano vedo che qualcuno mi chiede del cappello e vi aggiorneremo molto presto. Allora, sono situazioni, particolari, perché l'arcipelago delle Galapagos è uno degli ultimi paradisi, rimasti sulla terra, ragazzi. Per noi è stato stupefacente. Ci abbiamo Ehm pensato tanto se andare o meno perché comunque nel budget incide tantissimo e sapete che noi viaggiamo cercando di tenere un budget medio. Questa è stata un'escursione che una settimana è costata quasi quanto un viaggio di un mese qua in Sud America. Sì, ci abbiamo pensato tanto, questa è la verità. Però Però non ci sarebbe capitato in un altro momento e non solo.
forse sarà l'unica volta nella vita in cui potremo andare. Non sono proprio dietro l'angolo e non sono comodissime, perché è un arcipelago abbastanza esteso. Noi abbiamo fatto tappa, cioè ci siamo fermati all'isola di Santa Cruz, per chi volesse andarla a vedere, ma poi ve lo faremo vedere, e l'isola di Santa Cruz è proprio una delle isole maggiori che non è dotata di acqua, diciamo così, potabile, per cui tutti coloro che hanno delle strutture, che hanno delle Che tra strutture l'altro è l'isola più ricettive, servita. è l'isola più servita, esatto, si devono arrangiare tramite filtri, però ragazzi, noi ogni volta che non siamo stati bene, non abbiamo realmente capito da che cosa Il poi sia di motivo. peso. È anche un altro c'è anche un altro ecco, ho visto prima qualcuno, Fabio, che ha scritto: "Quindi vi ha preso, Maledizione di la maledizione di Montezuma. Montezuma". Allora, mettere mani Esattamente. avanti, io sono A stato me. bene per fortuna, Sono stata io a ehm, star male, ma son ehm, stata male, male, male e per per 3/4 giorni. perché questa volta è stata un po' più grave del solito, perché sicuramente l'ultimo giorno che eravamo alle Galapagos abbiamo fatto un'escursione, sicuramente Sara avrà bevuto, non so, io ho preso un No, loro succo, loro sì, ti mettono a disposizione non lo sappiamo se sia quasi stata sempre dei l'acqua. succhi di frutta che fanno aggiungendo acqua locale, non sono dei frutti non sono dei succhi chiusi. Però pensate un attimo al contesto generale. Allora, Sara odia un po', nel senso, la barca non la ama più di tanto perché Capito, Gabriele? il Mi devi dare movimento il del tuo mare, segreto. abbiamo fatto un'escursione di 3 ore e mezza Ciao all'andata, Marcela, ciao 3 ore e Giorgio. mezza al ritorno, 7 ore di mare, e il mare al ritorno non era proprio calmissimo, si mangia in barca, quindi capite che già lo stomaco è un po' sottosopra. Voglio Poi salutare un attimo Giorgio Guarino che dice: "Ciao ragazzi, avete ipnotizzato il mio vecchio di 84 anni. L'altro grandissimo! giorno torno a casa e mi fa: "Fammi vedè che fa cuccioletta". Un saluto da Mogliano. Giorgio, un piacere È un enorme. onore enorme, veramente. Enorme, Un onore enorme. enorme. Ehm Comunque, era l'ultimo giorno, siamo stati tutta la settimana bene, però Sara è stata un po' sempre con lo stomaco, la pancia non proprio al Sì, io sono un 100%. po' delicata di stomaco ragazzi, e il fatto aereo e poi barca e poi il veliero e poi, Cioè gli insomma spostamenti. Poi capito un'altra, noi siamo partiti da Quito per andare alle Galapagos. Maurizio mi chiede: "Sei stata peggio che in Marocco?" Maurizio, sì, sono stata peggio per un semplice motivo: in Marocco è stata molto intensa, ma qui è durata tanto e Allora non passava Maurizio, mai. andiamo avanti. Quando siamo ritornati con il volo, le Galapagos sono ovviamente a 0 sul livello del mare, quindi altitudine 0. Siamo tornati a Quito e siamo a 2.900 metri. Considerate che questa differenza di altitudine fatta in 2 ore con il volo già ti fa male la pancia, ti provoca nausea, eccetera, eccetera. Ma poi cosa è successo? Sì, partivamo insomma da Quito, da una situazione che era un po' a metà, perché i giorni che hanno preceduto le Galapagos non sono stati semplicissimi, proprio per un No, discorso di abbiamo dovuto organizzare acclimatazione. anche per organizzare dove lasciare la moto, dove lasciare i caschi, le tute, perché sembra facile da casa, ma quando ti fai tutto da solo, devi parlare con il tipo, ti devi fidare, magari non ti dà fiducia, cambi tipo. Comunque il carico è stato anche il volo, perché considerate che l'aeroporto di Quito si trova in una conca, e quando siamo partiti io un po' ce l'avevo questo presentimento, nel senso che tu parti con l'aereo, vai verso le Galapagos, ma quando l'aereo sale in volo, praticamente va sempre parallelo alle montagne che crescono. Considerate che le Ande sono intorno ai 6.000 metri da queste parti, quindi tu con il volo vai sempre in salita, ma ti affacci, cioè guardi fuori e vedi che la terra è sotto di te. Quando arrivi nel punto più alto, sicuramente arrivano le correnti dal Pacifico. Eravamo stati avvertiti all'interno Ragazzi, dell'aereo, ma allora non si è mai pronti abbastanza. all'andata è andata discretamente bene. Al ritorno abbiamo volato tantissime volte, Siamo quasi ho precipitati ho ragazzi. pensato seriamente per 5 minuti: "Questa volta è finita". Anche L'unica perché cosa che ho avuto la certezza, magari per qualcuno di voi che ha paura di volare, cioè noi avevamo il classico aereo 737 della Boeing e ragazzi, se è tutto in ordine e manutenzione precisa, prima di rompere un aereo, non so, devono prendere dei colpi pazzeschi. Daniel Lima scrive: "L'aereo sale soltanto, non scende". Il problema, Daniel, è che noi scendavamo, di, metri,
durante No, nel la... senso, forse intende un'altra Ah, cosa. forse quello che hai Comunque, detto Daniele, prima. quello che sto dicendo ora è che al ritorno, considera abbiamo preso una turbolenza per 5 minuti che quando sai quella situazione che se tu non porti la cintura vai a battere con la testa sulla cappelliera, tutti urlavano dentro l'aereo perché, ragazzi, io se ci penso mi escono le lacrime veramente. Quei 5 minuti ti blocca la digestione, penso per 2 anni di seguito, già Sara stava male. Poi arrivi, atterri a 2900 metri e sei partito dopo una settimana di quota zero, sommate tutte queste cose, quando siamo arrivati stavi malino. Il Sì, diciamo, problema pian allora, pianino è venuto fuori dopo ecco, 2 volevo giorni. rispondere a qualche domanda che è arrivata, infatti. Intanto Pino dice: "Ma avete contattato, avete usato l'assicurazione Mondo o o ne avete fatto a meno?" Pino, fortunatamente non ne abbiamo avuto bisogno perché, avevamo dietro Noi portiamo, dei medicinali. abbiamo sempre Normix, non è che dobbiamo fare Esatto. pubblicità, però è No, il ci siamo classico solo antibiotico procurati e abbiamo sempre i fermenti, un perché tanto antidiarreico, ecco, sappiamo questa cosa qua. Poi la farmacia qua sotto, loro qua in Ecuador hanno un po' una situazione sanitaria tipo quella dell'Italia, perché ragazzi non se ne parla dell'Ecuador, non è un posto turistico, ora sta vivendo un periodo veramente complicato, poi se vi interessa vi raccontiamo una cosa che vi ci è capitata ieri che è veramente paurosa. E comunque l'Ecuador vive una realtà che è quasi tipo quella del Sì, Brasile. adesso la raccontiamo. Voglio finire un po' di rispondere a qualche domanda che arriva. Gojama dice: "Se non sbaglio anche l'anno scorso quella specie di aereo sopra Nazca ha Bravissimo, colpito Go. Sara." Però lì era colpa mia, Go. Gianmaria, nel senso che, lì son stata male io perché sto male quando l'aereo si Lì inclina per era un mostrare. aereo Era un aereo piccolissimo, molto si piccolo inclina tantissimo per quell'aereo. mostrare le linee di Nazca, quindi si inclina proprio. Io non sono stata abbastanza sveglia da assumere subito le mie posizioni di difesa, cioè non devo guardare un punto fisso, devo accompagnare l'aereo senza lasciarmi distrarre. Nel senso, non devo guardare le linee di Nazca all'epoca. Invece Quindi inizialmente l'ho guardata e so stata male, male. poi avevi mangiato, fatto colazione Sì, prima di però lì è partire. stato: stai male subito, per riprendere il mio stomaco ci mette un mesetto, quindi son stata bene quando son tornata a casa. Qui è stato proprio, il male del viaggiatore. Qua è stato un batterio sicuramente sommato a tutte le altre cose che vi abbiamo Però detto, c'è da ma poi dire. altra cosa ragazzi, vivere a 2900 metri, cioè voi ci sentite, ora ci siamo ripresi, lei avrà perso un paio di chili, ma sta mangiando tantissimo, quindi si Ho sta sempre riprendendo. fame, sì, Il problema è perché che non ho qua, mangiato per 3 giorni. per noi perlomeno, che non siamo abituati, nonostante abbiamo passato più di 10 giorni qua, non ci si Ciao abitua mai. Mari. Non ci si abitua mai a questa altitudine, ti Gabriele manca sempre dice: il "Bisogna fiato. guardare l'orizzonte." Esatto Gabriele, bisogna guardare l'orizzonte, però avere lo sguardo vago, nel senso non fissare un punto, no, nel mio caso ho sperimentato quello. Quando è così sto meglio. Il problema è anche però ragazzi l'altura, l'altitudine, considerate che qua sotto abbiamo fatto amicizia con una sorta di bar. La Sì, tipa col signore spagnolo in realtà, è sua moglie vivono qua, sono nati ecuadoriana. qua, noi abbiamo detto: "Ma a voi l'altitudine non vi dà fastidio?" E la ragazza mi ha risposto che a noi dà fastidio quando prendiamo l'aereo, andiamo alle Galapagos, quindi andiamo da questa O quota sulla a quota costa. zero, noi ci gonfiamo letteralmente. La ragazza, io non riesco più a mettere le scarpe quando da qua andiamo alle Galapagos, per farvi capire la Comunque, differenza. c'è un farmacista che, potrebbe magari, vagamente Comunque, farmacista, spiegarci questo no, no, non c'è da questo spiegare nulla. no, il fatto che si gonfia Ah, il ok. fisico anche a livello del mare, che è una cosa abbastanza strana, però se si è abituati a stare a 3000 metri può succedere probabilmente il contrario. Ho visto qualcuno che diceva: "È difficile, presumo, trovare dei fermenti lattici alle Galapagos." In realtà alle Galapagos è andata benissimo, anche se io sono stata un po' spossata, diciamo, No, per via però della barca, no. Il problema è stato al ritorno a Quito, perché tanto questa maledizione ha bisogno di 2 o 3 giorni di incubazione, diciamo, per poi manifestarsi, e così è Però stato a per rispondere Quito. alla domanda, i fermenti li trovi tranquillamente alle Sì, Galapagos, sì, perché nella città più grande dove stavamo noi, città ragazzi è non so quanti abitanti, 2000, 3000 abitanti, è piccolina. sì. Comunque la farmacia anche la farmacia è piccolina, ma i beni, le cose di prima necessità si trovano un po' tutte. Magari non trovi l'antibiotico, queste cose qua, Sì, Gabriele ma ci dice: "Foglie di coca." Sì, allora,
dobbiamo fare una premessa. Se prendi le Qui foglie di coca per lo stomaco è anche peggio, sì, puoi qui avere problemi di diarrea e quant'altro. Qui in Ecuador diciamo una cosa, allora è per il momento il paese più vicino alla mentalità occidentale. Questo probabilmente anche dovuto al fatto che, diciamo hanno adottato la moneta, il dollaro statunitense, quindi, diciamo che, c'è molta presenza statunitense, diciamo anche politica, economica. E questo fa sì che se, chiedi a qualcuno, come star meglio per il malessere, di altitudine, molto spesso ti dicono quello che magari ti direbbero in Italia: "Vai in farmacia e prendi magari qualcosa, un medicinale che C'è ti un può medicinale per aiutare". l'altitudine, Se sì. vai poi nel mercato cittadino puoi trovare anche le foglie di coca, però c'è questa, diciamo, cosa che non succederebbe in Perù. In Perù ti danno subito le caramelle di foglie di coca, ti danno subito le foglie di coca È direttamente. diverso qua in Qui Ecuador, è sì. è un po' come ragioniamo noi in Italia: prendi il medicinale, inizi a stare un po' meglio. Abbiamo fatto Qui un in po' il Ecuador passaggio, ci ecco, hanno qui in detto Ecuador. addirittura se avevamo il codice per, tra virgolette, "scaricare le medicine", per farvi capire. È un po' la situazione che abbiamo in Italia. L'Ecuador è un paese molto, è brutto utilizzare la parola evoluto, ma rispetto al Perù, rispetto all'Argentina, ragazzi, qua stanno più avanti. Non Sì, so se Mari ci dice: "Per l'altezza va bene anche l'aspirina", mi sembra. bravissima, È bravissima. vero, perché velocizza, no, Sì, fluidifica il fluidifica il sangue e io sangue. infatti È vero. mi è capitato di prenderla diverse volte, stai meglio, però quando Però quando stai male di di stomaco, stomaco qualsiasi cosa poi no, vai ad potrebbe anche aggiungere. far peggio l'aspirina. Esatto, no, cerco sempre quando sto male di stomaco, cerco sempre di prendere il meno possibile per non infiammarlo di più. Però se questa è secondo la mia esperienza, non sento grandi medici, magari il farmacista però potrebbe Cioè, intervenire. secondo la mia esperienza è che si sta invecchiando la moglie, È bisogna questi vero. sacrifici ragazzi non li sopporta più. Enrica se ne va, mi dispiace. Va bene Enrica, ti salutiamo, poi ci aggiorneremo Ciao alla Enrica, prossima grazie come premiere. sempre, ma era un saluto e buona Pasqua Enrica. Anche lo zenzero, dice Mari, Quindi sempre. quindi Tisana come alla menta, Marseda. ma infatti È vero. Abbiamo preso l'integratore di zenzero ci ha sì. dato il tipo Ho la preso anche famosissima. tantissime tisane sperando, insomma di aver anche migliorato la Franco situazione. Divino dice Bimixin, noi avevamo Normix. Sì, Il problema qual è? L'abbiamo visto è anche per vero. esperienza di altri viaggi, è che il batterio che magari ti crea appunto questa situazione di malessere dipende se Normix o Bimixin lo contrasta, perché ovviamente varia in base al posto del mondo. Ale Dro dice: "Ma non vi rompete le balle a stare insieme H24? A me è bastato il Covid". Ale, se dovessimo romperci, ciao. No, questa è una bella domanda che ci No, sarebbe l'ho buttata a ridere, però è una bellissima domanda. cioè a volte non è facile, diciamo la verità, nel senso No, che soprattutto nei momenti in cui uno di noi, in questo caso io, non sta bene, è davvero dura ragazzi, perché, devi cioè questo è un ma come pezzo succede a casa del questo è resto? un pezzo del puzzle da tenere in considerazione in questa scelta di vita, perché tantissimi anche su Facebook, su Instagram ci scrivono che è tutto bello, tutto bellissimo, però questa cosa da tenere in considerazione perché Eh, veramente stai sempre insieme e noi le sì. feste le abbiamo passate, lei stava a letto, io stavo a lavorare al computer, per farvi capire. Però io non ho Grazie l'ingrediente giusto, Rosso. quindi devi sicuramente essere abbastanza compatibile, ma questo non pregiudica che non facciamo discussioni, anzi, ci sono discussioni a volte anche molto efferrate. Casamena dice: "Ciao hermanos, ecco perché è meglio l'Uruguay". Allora, un abbraccio enorme all'Uruguay e allora, che dire, l'Uruguay è bellissimo, per noi è stata casa per un sacco di tempo, perché facevamo sempre, capo a Montevideo. Diciamo che man mano che sali vedi davvero il mondo cambiare, come diceva Rocky. Qua la differenza Però soprattutto è l'altitudine che dà fastidio. l'altitudine è una componente, estremamente forte. Adesso che siamo tornati, abbiamo qui a Quito, abbiamo passato ulteriore tempo qui a Quito e ragazzi, nonostante poi io sia guarita, non ci si riprende mai del No, qui tutto. bisogna un attimo scendere di quota per Sì, riprendersi bene. Comunque qua c'è perché stata abbiamo comunque il fiatone anche adesso Smarter parlando ha con sollevato voi. una cosa interessante che io ragazzi non so nulla a riguardo perché, sono ignorante in materia. Sono biologo e da quando mi sono laureato, dottorato, non prendo mai medicine
delle Delle aziende aziende farmaceutiche, farmaceutiche. anche se sono i miei clienti. Questa, innanzitutto è Smarter, un intanto ti no, ti ringraziamo di faccio i averlo complimenti anche scritto. per aver scritto una cosa del Sì, genere, siamo in quindi un periodo in cui bisognerebbe tirar fuori un po' di carattere massima su onestà tante cose. intellettuale. Il problema è che, ripeto, io sono Lo talmente apprezziamo ignorante che molto. alla fine ti affidi, perché io sono dell'opinione che non bisogna mai prendere medicine, ma in questo caso facevamo fatica, cioè nel senso era quasi impossibile perché ragazzi stava sempre in bagno. Allora, intanto mamma c'è, quindi se devi Maria Rita dice: "Ci siamo". Mamma c'è, se devi dire qualcosa che non le abbiamo già detto non lo dire. Allora, poi dice Caronte dice: "Quanti giorni avete fatto alle Una Galapagos?" settimana tonda tonda, ma qua ci sarebbe da fare per chi vorrebbe Volesse volesse andare. andare, un video veramente interessante, da capire come organizzare l'uscita alle Galapagos, perché noi ci siamo informati tantissimo, ripeto, facciamo sempre tutto da soli, prenotato il volo, vedere la struttura, cercare in qualche maniera di risparmiare, perché se la si organizza in una certa maniera, il cibo è ottimo, ci sono escursioni ovviamente che non costano nulla. Il problema qual è? Il problema è che se tu la vuoi girare bene, per fare determinate escursioni ti devi per forza di cose affidare alle guide, e le guide, ragazzi, significa spendere, poi lo vedrete nel video, ogni escursione a grandi linee, le più importanti, quelle che inizi la mattina presto e torni la sera, quindi hai la colazione, il pranzo, tutto pagato, ma parliamo di $300 cada uno a Sì, escursione. a ogni escursione, quindi devi centellinare quale fare e io avrei voluto fare anche meno giorni in realtà inizialmente, perché sapevamo di questo costo, importante. In realtà se dovessimo dirlo col senno di poi, organizzandosi bene con la struttura dove si pernotta, dato che si trovano strutture non eccessivamente Noi costose. abbiamo pagato €70 a notte, compresa la colazione, Esatto. e era super, cioè, Sì, e dato che non si paga neanche tantissimo per mangiare, forse avremmo dovuto fare di più. considerate che per mangiare si mangia bene, in 2 si mangia tranquillamente con 30, €40, tranquillamente il pesce. Quindi come spesa Ciao babbo. per vivere là, ragazzi, è più bassa rispetto che fare la vacanza a Civitanova, Sì, per noi che siamo marchigiani. voglio rispondere però a Mari che dice: "Sono isole private, vero? Nel senso che ci vuole qualche permesso speciale". Allora Mari, no, Bravissima Mari, cioè non perché sono private nel vero senso della parola, nel senso che sono cioè sono, demanio è pubblico un parco dell'Ecuador. naturale, Però nazionale. c'è un però, a Quito o a Guayaquil, dipende da quale aeroporto poi si parta, c'è subito una tassa da pagare che intorno ai 20 € a persona. Erano $20, è una tassa che $20. non abbiamo capito bene, devo riguardare il video che neanche la ricordo perché quel giorno è stato un po' movimentato. Il problema è che quando Quando arrivi, arrivi per entrare, nel senso all'aeroporto delle Galapagos, dell'isola di Santa Cruz, ma l'altra era uguale, lì paghi $200 solo per entrare al parco, ogni persona. quindi significa già $400, Diciamo ragazzi. che l'hanno privatizzata sotto questo punto di vista, però è di proprietà, ecuadoriana e loro ci tengono anche a dire che, una grandissima parte di queste cifre va al governo ecuadoriano di Quito. E ci sono differenze se sei, straniero, se sei Esatto. ecuadoriano, se sei risidente alle Galapagos. Quello che abbiamo visto un po', però questo in tutti i parchi nazionali un po' del Sud America, hanno i cittadini, cioè chi ha nazionalità, Che del risiede parco, alle Galapagos, Galapagos o qualsiasi altro parco $30 nazionale, mi sembra, paga meno rispetto al $30, una cosa del turista. genere. Joe dice: "Non ho ancora ben capito sulle Galapagos dove va messo l'accento". Galapagos, perché Bravissimo, l'accento bella è domanda. sulla seconda A, un po' come fanno Non gli non spagnoli, è non Galapagos. è Galapagos, No, è Galapagos. Galapagos e deriva dal Galapago che era praticamente il guscio delle tartarughe giganti che sono, autoctone di questa zona. I primi spagnoli che arrivarono nel 1500, diciamo che diedero il nome Galapago, che era la sella del cavallo, proprio per questo guscio delle, tartarughe giganti. Intanto ciao Alessandro, e un abbraccio, anche alla mamma. Saluta anche la mamma, sì. Un abbraccio Comunque ragazzi, enorme. era solo per salutarvi, per dirvi che anche noi non siamo dei robot, che ci ammaliamo e che ci ammaliamo come tutti voi, e che purtroppo quando si è in viaggio per tanto tempo Voglio capita salutare sicuramente. Omar che dice: "Saluti da Curitiba, Brasile. Vuoi viaggiare Argentina, Cile e Perù". Mhmm,
vedendo voi sembra pericolosissimo. No, Omar, oddio, dipende, devi No, saperti muovere, però ci allacciamo a un altro discorso, con questa cosa che ha sollevato Omar. Noi vi abbiamo detto sin dall'inizio, da quando siamo entrati in Ecuador, dato che c'era solo una frontiera aperta col Perù e solo una frontiera aperta con la Colombia, vi abbiamo sempre detto, l'Ecuador sta cercando di gestire il fatto di avere una posizione tra i 2 grandi paesi, purtroppo produttori di cocaina, che sarebbero il Perù e la Colombia. In realtà dobbiamo fare una precisazione, non è del tutto vero e non è del tutto sbagliato, perché ci hanno spiegato, in maniera proprio più precisa, sia qui a Quito che, gente che abbiamo incontrato, cioè, che che vive proveniva qua. anche da Guayaquil, quindi le zone un po' più clou dell'Ecuador, che questo da 2, massimo 3 anni a questa parte, post pandemia, la condizione dell'Ecuador è di molto peggiorata e c'è una motivazione. Dagli anni '90, quando la Colombia ha passato quel momento che conosciamo tutti con la presenza di Pablo Escobar, i controlli si sono molto concentrati sul paese della Colombia e anche sull'Ecuador e anche sul Perù, perché da sempre sono stati i più grandi produttori di cocaina, lasciando da parte l'Ecuador, perché insomma era un paese piccolo, Nessuno ne nessuno parlava, ne parlava, tranquillo, si viveva bene, un po' super come tran succede alle nostre Marche, per tanto tempo non ci sono stati controlli, quindi è un po' arrivato di tutto perché era un posto tranquillo e quindi non subiva controlli. È successo questo, che non subendo controlli, tutti i carichi di cocaina, colombiani e peruviani, si sono concentrati negli ultimissimi anni nel porto di Guayaquil e questo ha fatto sì che la parte costiera ecuadoriana diventasse così pericolosa come lo è oggi. Poi il discorso della parola pericoloso è difficile. Noi fino adesso l'abbiamo sempre detto, non ci è successo nulla, le persone sono state super gentili. Il problema qual è? Il problema è che ieri abbiamo fatto un giro qua al centro di Quito, poi lo vedrete nel Ciao video, Faber. e ci hanno detto a Quito di fare molto più attenzione rispetto a Cuenca, ad esempio, perché dipende anche dai quartieri. Il centro di Quito, ragazzi, noi ve lo diciamo tranquillamente, abbiamo visto tantissime città, Manu, secondo grazie. noi forse una delle città più belle al mondo finora viste. Perlomeno se amate questo tipo un po' coloniale, No, Quito poi lo vedrete ci sono anche, delle è il primo centro storico dichiarato UNESCO al mondo, cioè è cioè, la primissima città dichiarata UNESCO e pensare, come centro parliamo che storico. cioè, chi è che viene in viaggio a Quito? Quasi nessuno. Però noi, il problema qual è? Tornando al discorso del fatto se sia pericoloso o meno. Ci hanno avvertito, fate attenzione, sapete benissimo che noi giriamo con la camera per poter fare i video, ci hanno detto state attenti, io prendo la camera più piccola che ho, la tengo sempre io C'è per... Fabio che ha notato il chiodo sul muro. Abbiamo tolto un quadro che è appeso perché perché era a sta metà. girato il Esatto. computer. Quindi abbiamo detto togliamolo, però adesso mentre parlavo l'ho visto anch'io il chiodo, eccolo qua. Comunque, tornando, che c'è successo? La camera la tengo sempre io per sicurezza, ma non perché sono più grosso, sono più in caso che se qualcuno ti assale può rispondere in maniera un po' più decisa, non è per quello. È una questione che mi piace anche nei confronti di Sara. Abbiamo preso la camera più piccola, siamo andati in centro, spostati con Uber, sempre quindi mezzi super i più sicuri. Il centro, ragazzi, è blindato. Ogni 3 metri c'era la polizia che gira con i giubbetti antiproiettili, con Sì, armati, e questo è il discorso che ho e fatto. era pieno di gente. Quindi tu stai tranquillo, io con la camera stavo tranquillo, però ti capita, perché ormai un po' lo percepisci, che qualcuno ti guarda in maniera un po' particolare, però hai a 3 metri, hai la guardia, la polizia, quindi stai abbastanza tranquillo. Noi ci siamo un po' segnati dei giri da fare e dopo un paio d'ore siamo usciti un po' dal centro storico perché volevamo visitare una via che in questo momento è abbastanza rinomata. Sì, Ragazzi, no, la via. le persone intorno sono diminuite tantissimo e si è avvicinata una ragazza che vive qua, quasi, quasi che mi ha commosso perché è stata talmente gentile, ci ha detto per favore, nascondete la camera
per favore, perché poi Sì, può come se capitare avessi questo. avuto il timore che, all'ennesimo turista poteva capitare qualcosa nella sua città e quindi, al di là, che abbiamo subito seguito il suo consiglio, ci ha un po' stretto il cuore, perché spesso siamo portati a fare di tutta erba un fascio, una città è pericolosa, quindi non ci vado, non la visito, però, allo stesso tempo quella città è fatta di tante persone, Ma noi tra cui anche, persone come noi, che possono avere un enorme dispiacere al fatto di sentire l'ennesima notizia di qualcuno che è stato violato, diciamo. Io ho avuto un problema all'interfono del casco, qua ci troviamo nel quartiere più ricco, considerate che in tutto l'Ecuador l'unico distributore, non è un distributore, l'unico negozio che vende Sena si trova qua a Quito, e considerate per quanto riguarda gli interfoni, Midland non esiste, Cellular Line non esiste, solo Cardo e Sena esiste fuori Italia o fuori l'Unione Europea. L'ho contattato, si trovava qua vicino, sono andato a piedi da solo, con il casco in mano. Lui aveva un negozio bellissimo perché vende anche brand di un certo livello, ovviamente tutto chiuso, bar enormi. Sono entrato suonando e lui mi ha Però detto, questa è la regola un po' in Sud America, no? anche girare con il casco in mano non andrebbe bene, perché ti può capitare che dove c'è poca gente, in determinati quartieri, se arriva qualcuno in due in moto, quello dietro con un coltello o con una pistola ti dice dammi tutto quello che hai, ma anche per accumulare qualcosina. Questa cosa qua, quando inizi a sentirla dalle persone locali diverse volte, ma l'abbiamo vissuto ieri sulla nostra pelle perché lo senti nell'aria, ragazzi, è difficile dire noi non ci è successo nulla, però cerchiamo sempre alle 5 di pomeriggio, ce ne torniamo a casa, Però poi c'è da certe dire. zone non ci vai, cioè finora noi abbiamo vissuto più qua in Sud America che in Italia, e ragazzi, noi dobbiamo dire che non c'è questo pericolo, però devi rispettare queste regole, e a volte la fortuna, secondo me, incide tantissimo, perché poi quando ti capita è troppo tardi, non è che puoi tornare a riavvolgere il nastro, quindi Però dobbiamo, fare una precisazione. Noi siamo a Quito, che è la che è la capitale. capitale, dell'Ecuador. È una, città con, circa sui 3 milioni di abitanti e c'è un po' di tutto. C'è una periferia sud che è da evitare assolutamente e, i turisti, insomma, occidentali ai turisti occidentali si consiglia assolutamente la parte nord, ma anche loro che vengono da fuori, da una città diversa da Quito, si dirigono verso la parte nord della città di Noi lo Quito. chiediamo Noi anche non siamo andati a Buenos Aires, no? no, proprio no, Abbiamo ci siamo evitato. andati diversi anni fa. Il Sì, discorso qual è? Il discorso che noi abbiamo chiesto anche al tipo di Uber, lo chiediamo in giro e loro ti dicono di rispettare queste regole qua. Cuenca, ad esempio, è tutt'altra roba, però è anche molto più molto, ma piccola. molto più tranquilla, però ripeto, queste sono grandi città, però ragazzi, bisogna fare attenzione. Il discorso è che noi non siamo abituati a pensare che io in Italia non posso girare con la camera, però noi siamo della provincia marchigiana, magari Italiana, un milanese, sì. un torinese, uno di Roma ti Già voi dice siete più si direbbe scafati, no, noi siamo un po' più pellegrini, nel senso che siamo abbiamo imparato, ormai cioè abbiamo quasi 50 anni, lo impari, però sei portato ad essere un po' più, come posso dire, un po' meno attento o comunque a quando lo capisci ad impaurirti anche un po' di più. Sei meno abituato, Maro ha mettiamola fatto una così. bella domanda, farete l'Africa? Allora guarda, noi vi anticipiamo una cosa, perché bene o male dobbiamo sempre fare una sorta di programma. Noi tra una settimana entreremo in Colombia, però qua per vedere i posti cioè per far rendere i posti come in teoria dovrebbero rendere per la loro bellezza, bisogna assolutamente rispettare le stagioni. Avete visto la costa del Perù, non abbiamo fatto la cordigliera, che è la parte più bella del Perù e la vogliamo fare, ma quella bisogna farla da maggio fino a dicembre, altrimenti vai a 5.000 metri, non vedi nulla, ti può capitare la pioggia, ti può capitare, per carità, la giornata con un po' di sole, ma per godere appieno devi andare nel periodo di alta stagione. La Colombia, cosa succede? Che adesso noi, quest'anno è stato un anno un po' particolare, perché per il Niño, la Niña, ha piovuto tantissimo fuori stagione in Colombia. Ha piovuto nella stagione secca. Adesso però è comunque la stagione delle piogge, noi entreremo, non è un bel viaggiare, non è un se tu non hai la limpidezza, non hai la visibilità, ovviamente se vai a 5.000 metri non vedi nulla. Comunque, per farvela corta, forse abbiamo trovato una soluzione un po' borderline,
E Per la questo era un altro motivo per cui volevamo fare questa diretta. Esattamente, e lasciare la moto nel confine Colombia, e Ecuador, in Colombia, perché si potrebbe fare, poi lo vedrete nel video, non esiste la parola legale o meno, nel senso che si lascia la moto in quella che è la terra di nessuno. La moto può rimanere in teoria anche 10 anni, perché tu la lasci senza permesso nel punto di mezzo tra uno stato e l'altro. È un posto un po' particolare, però la Tenerona è vecchia, ne deve sopportare tante, perché altrimenti Anche la moglie, però. noi dovremmo ritornare a Lima e avrebbe tutto poco senso farlo nella stagione sbagliata. Altra cosa è che ci piacerebbe tornare nella stagione migliore nostra per condividere, come facciamo sempre, anche l'Europa, ce lo chiedete tantissimo, quindi l'idea è di tornare verso giugno per fare poi girare intorno in Europa. Andremo Poi in Africa? La domanda è questa, qui il giro è lungo, la voglia di vedere tutto è tanto, per adesso, guardando le stagioni, guardando dove poter lasciare la moto, faremo un pezzo di Colombia, la condivideremo. L'idea è di ritornare nella stagione migliore, dicembre-gennaio, per fare la Colombia, il Venezuela, se si potrà entrare, perché speriamo adesso di sì. attualmente nel Venezuela devi richiedere un permesso particolare per il mezzo, ma Però poi le cose possono lo vedete, cambiano lo vedete in Europa meglio di quello che vediamo noi. Sta cambiando tutto, in maniera purtroppo, velocissima. alla velocità Comunque, della luce. dedicarci alla parte nord del Sud America in maniera completa e fare nella stagione migliore la cordigliera peruviana, quindi di fare l'Amazzonia ecuadoriana, perché l'Amazzonia, ragazzi, non è mai visitata da nessuno, ma ci sono i delfini rosa, cose pazzesche. Però mettiamo veramente. qualche puntino, perché sennò stanno arrivando delle... Vabbè, un attimo, fammi finire di rispondere alla domanda. Arriviamo, è interessante questa domanda. Sì, no, volevo mettere qualche puntino. Arriviamo all'Amazzonia ecuadoriana, facciamo la cordigliera peruviana, lasciamo la moto verso giugno per poi fare l'ultima stagione, dedicarci al sud del Perù nel periodo settembre-ottobre, fare Cuzco, Machu Picchu, quelle zone là, che anche quelle andrebbero fatte nella maniera migliore, fare la transamazzonica, dedicarci al Brasile, sempre nord del Brasile, e riportare magari a questo dicembre, paese mastodontico, riportare la moto, la Tenerona, fra 2 anni in Uruguay. Questo è quello che abbiamo in testa. Poi l'idea è di passare magari a Centro America, Nord America, di fare l'Africa, di fare un po' tutto, ma sempre con le nostre tempistiche. Però noi non corriamo, nel senso che a noi piace davvero... No, noi non possiamo correre, noi dobbiamo lavorare. Il discorso è questo. Non possiamo farlo in breve tempo. Ma il discorso è un'altra cosa. Non ci piacerebbe comunque farlo perché secondo noi ha poco senso. La cosa bella di fare questo cambio di vita è il viaggio, è fermarsi, girare, quindi godersi la moto, ma al tempo stesso conoscere veramente il luogo, imparare la lingua, godersi conoscere la gente. Cioè noi non dobbiamo mettere gli adesivi sui boletti della moto, non ce ne frega nulla. Quindi il cambio di vita l'abbiamo fatto proprio per questo. Ma non è una critica verso chi fa le altre cose, perché tutto dipende dal tempo che hai. Io l'abbiamo fatto per una vita anche noi, hai 3 settimane di tempo, vai a Caponord, giustissimo, non puoi fare diversamente. Allora, però, intanto Gojama ci dice, quindi niente EICMA? No, Gianmaria, ci saremo ad EICMA, sì, già perché sappiamo. l'idea è come sempre di ripartire dopo EICMA, di tornare qua. Quindi EICMA sicuramente, se passate siamo... Il cambio, al momento, il cambio di programma è solo che noi dovevamo ritornare a Lima e invece lasceremo la moto qui in Colombia, se riusciremo, in modo da, quando torneremo, da ricominciare il giro proprio della Colombia e poi ridiscendere e fare quelle parti che abbiamo saltato della cordigliera, delle Ande. Ma poi lo vedete, noi riscendendo. cerchiamo di condividere un po' tutto, nel senso, come dire, una persona che viene in Italia, un cinese che viene in Italia, che l'Italia è 4 volte più piccola della Colombia, per carità l'Italia è una bomboniera, tantissimo da vedere, ma per conoscere un po' l'Italia, ragazzi, minimo 1 anno ci devi stare per un turista, se la vuol conoscere bene. È un po' quello che stiamo facendo noi, metteteci di mezzo che dobbiamo condividere, creare video, cerchiamo di farli nella maniera migliore. Che magari ti prende la maledizione di Montezuma, poi mettici anche quello, ci metti tutto non è facile, però l'idea è di farla, ma sempre non dobbiamo correre. Vogliamo viaggiare nel vero senso della parola. A voi va di correre, fatecelo sapere, magari scrivetecelo, se volete accelerare, se volete saltare qualcosa, a noi non piacerebbe saltare. Allora, Rosso dice che ad EICMA ci sarà, quindi noi ti aspettiamo. Perfetto, Franco, avete scelto il modo migliore di viaggiare, e il nostro modo, Franco, per noi l'abbiamo fatto, e
tra i pezzi del puzzle, quello di stare sempre insieme con la moglie, che è quello negativo, dall'altra parte c'è anche quello positivo di poter avere il tempo per conoscere veramente. Però volevo leggere Maurizio che dice: come in tutte le grandi città italiane alcune zone sono da evitare. Verissimo, è la stessa cosa. Io qualche volta, anche quando parlo anche a casa, cercando anche di tranquillizzare, perché un conto poi vivere qui e un conto immaginare la vita qui, no? Quindi cerco anche di tranquillizzare come meglio posso. La verità è che noi diamo per scontata che l'Italia sia tranquilla perché è il posto che noi conosciamo. Anche l'Italia ha i suoi punti oscuri e lo sappiamo, lo sanno soprattutto le persone che vivono nelle grandi città, che magari sono un po' più complicate, come tutte, come dicono qua, è in qualquier lado, in tutti i luoghi del mondo è così. In alcune parti la situazione è un po' più complicata perché ci sono delle variabili che complicano tutto, Comunque Gabriele quindi dice: come mi quello sembra dei comunque che la narcotrafficanti. situazione di sicurezza stia peggiorando ovunque e qualcuno ci marcia. Sono d'accordo al 100%. Per me è una cosa voluta, è una cosa che dobbiamo avere paura anche della vita che facciamo, Sì. dobbiamo in qualche maniera rimanere ingabbiati da qualcosa, perché se tu hai paura non pensi ad altre cose, non pensi a fare altre cose e non ti vengono tanti grilli per la testa, quindi Poi questo non elimina il pericolo, però però magari qualcuno ci ricama sopra. sì. Sea Life dice: mi piace anche condividere insomma le esperienze che abbiamo un po' avuto tutti quanti. Tanti anni fa avevo appena parcheggiato la moto ad Ostuni quando sono stato affiancato da un auto che mi ha detto di non lasciarla incustodita, e la stessa cosa mi è successa all'aeroporto di Bari. Esatto, perché ci sono delle persone che poi hanno proprio il dispiacere che vada ad Cioè, in qualche accadere maniera qualcosa, no? magari non Magari succede non nulla, succede nel 90% ma dei anche il casi, 99% dei però casi, c'è però quell'1% quando che... capita poi è troppo tardi, non è, come detto prima, non puoi tornare indietro. Questo non vuol dire che noi saremo protetti da qualsiasi... No, però ce la mettiamo tutta Anzi, per... io posso anche dire che a livello di moto, di lasciare la moto qua in Sud America, io poi sto più tranquillo di lasciarla qua che lasciarla in Italia, perlomeno nei luoghi dove andiamo. A volte si sente in Francia che ti rubano la moto dentro i parcheggi dell'hotel. No, loro Questa poi... cosa qua io non la percepisco, Loro magari può capitare, sono però stati sapendo, un po' come succede tante volte anche a noi italiani, no? Sapendo che magari un turista vede l'Italia in una certa maniera, loro, quando abbiamo lasciato la moto qua, ci hanno detto: adesso faremo le foto, ce l'avrete voi le foto e ce l'avremo noi, così da rendervi al massimo sicuri di quello che ci avete lasciato e di quello che troverete al ritorno. Quindi un po' come noi italiani sono preparati al fatto che qualcuno può fidarsi un po' meno, no? E quindi c'è una ottima attenzione al fatto che le persone si possano sentire il più sicuro possibile. C'è anche l'esperienza di Giuseppe Casamassima che dice: anni 70, pieno centro di Monza, sono stato scippato in bicicletta dai Ray-Ban direttamente dalla faccia, da 2 in motorino. Erano anni in cui qui nel nord rubare i Ray-Ban era diventato uno sport. Giuseppe, la stessa identica cosa che ci dicono qua, quello che può succedere è che vanno in due, quello dietro ti affianca e se ne scappa via. La differenza che fa un po' più paura è che qua ti minacciano magari con un coltello, ma addirittura con la pistola. Questa cosa ti rende un po' inerme, non puoi far nulla. Quello che è un po' più, che fa un po' più paura è anche che purtroppo questo è il periodo, abbiamo detto, la parte costiera è quella più pericolosa, ma perché questo? Perché c'è una lotta tra bande di narcotrafficanti, e come purtroppo è successo in qualche parte d'Italia in alcuni decenni, e adesso sta succedendo qui. Il problema Quindi poi è anche un altro, Giuseppe, è che se la persona che ti assale è strafatto e non ci sta con la testa, non sa quello che sta facendo, perché capita spesso, li vedi in giro, e il problema è proprio quello che può succedere l'inevitabile per una cavolata, mettiamola in questa maniera. Però allora, io dico sempre, perché lei magari si impaurisce, io dico sempre: rispettiamo le classiche regole, noi cerchiamo di fare del nostro meglio, informiamoci e andiamo avanti. Noi stiamo andando un po' ovunque, lo vedete, stiamo raggiungendo, anche lo vedrete nei prossimi video dell'Ecuador, un luogo bellissimo che è sempre un po' fuori dal turismo. Ragazzi, a noi
Più andiamo Però lontano e più la gente è buona e brava. no, non è che è più buono, più No, nel brava, senso, non c'è esiste più gente bravo, nel senso, esatto. fuori dalla Non grande bisogna avere città, paura dell'entità Ecuador in sé, perché ma c'è no, ecco, io parlo in in generale. generale o Colombia, perché io questi giorni, per esempio, parlando a casa del fatto che entreremo in Colombia, fa un po' impressione per la storia che ha avuto la Colombia, ma in realtà, vista da qua è tutta un'altra cosa. Maro dice la cascata del Diablo in Ecuador, sì, la conosciamo, noi in questo momento l'abbiamo superata, ma Sì. comunque l'anno prossimo, quando Sì, la via ritorneremo, delle la cascate. faremo sicuramente, è già segnata, è impressionante, sì. Pablito dice: "Ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura, ma stare solo attenti." È Esattamente, la è frase è migliore, la sera dei miracoli, come sì, è proprio perché così. non puoi, È proprio cioè, non così. possiamo privarci di tante cose, come dico, attenzione, non andiamo a cercarcela, però ragazzi, cerchiamo di andare avanti. Comunque Giusy, te lo dice: "Stavolta sei uomo avvertito, uomo Giusy, non vieni, avvisato. Quest'anno a bastarda! lei ma non vengo. Se vuoi il dolce Sei vieni una... in No, Piemonte, Giusy, Francesca." basta, finito il nostro rapporto. No, Giusy, noi ti aspettiamo. Per dolce o meno ti aspettiamo, Porca però puttana, ricorda come facciamo senza Giusy? Allora, Giusy, facciamo un salto in Giusy Piemonte. adesso La me lo nostra dirà idea... No, sempre. allora, la nostra idea qual è? Di tornare a giugno, di ripartire verso metà luglio e di andare questa volta capitali baltiche, fare la Polonia, fare le zone un po'... Le abbiamo toccate, ma sempre di fretta. Ci sono Varsavia, siamo stati la miniera di sale, non siamo Ciao Sea andati, Life lei non è stata intanto. mai a Praga. Vogliamo fare in quella zona là, magari una cinquantina, 60 giorni, vediamo. E possiamo fare una piccola deviazione per il Piemonte, anche perché io non ho visto mai il Nivolé, quindi può essere che Vediamo, facciamo così, vediamo. vediamo. Però, Mari dice: "Sì, però state attenti, sempre attenti." Verissimo, ce Sempre, la mettiamo sempre. tutta Cioè, anche Mari, voi ce la comunque, mettiamo anche voi, tutta. non solo noi, perché anche voi girate tanto, quindi È vero. E poi c'è un viaggio imminente, se non esattamente. sbaglio Namibia. Lo nomino piano per non portarvi Joe ha detto una frase bellissima: se facciamo vincere la paura non si viaggia più e si smette di vivere. È verissimo, Joe. Il problema, Joe, è trovare sempre il giusto equilibrio. Per te che non è l'equilibrio è magari facile, che non è simile al nostro, per facile. altre persone è totalmente differente. Noi cerchiamo sempre di metterci in mezzo anche quello che dice, cioè, quello che raccontiamo qua, senza insegnare nulla a nessuno, e anche per spronare noi in primis, perché voi non vi rendete conto, magari vedete noi che viaggiamo, ma per noi la scoperta è la stessa, identica vostra quando guardate un video, cioè andiamo da soli. Tra l'altro ragazzi siamo, imminenti alla partenza, cioè domani si riparte, quindi, ci stiamo preparando Domani anche iniziamo a scendere, quindi lasciamo i 3000 cioè metri. andiamo verso nord ma scendiamo di altitudine. Cerchiamo di riprenderci anche un po' fisicamente, perché veramente qua si vive male, Ciao Salvatore, ben e arrivato. anche la temperatura qua fuori è particolare, sotto al sole vi brucia, ma dovete mettere, noi la sera usciamo la sera alle 5 di pomeriggio con il più meno, Sì, adesso per andremo. loro tutto l'anno è così, cioè sei a 20 chilometri, c'è la linea dell'equatore, proprio metà del mondo, e loro è difficile andare a maglietta a maniche corte. Le ragazze, alcune vanno con il vestitino, ma le vedi con la pelle quella che, No, che hanno freddo. no, il fatto è che, è Le l'eterna vecchie invece escono sempre con la maglia di vestite e non lana. basta, t'ammali lo stesso. Però, il fatto è che qui è l'eterna primavera, è un po' credo quello che state vivendo ora in Vedi, loro Italia. ne vuole tanta roba, noi non lo Eh, conosciamo, ci dobbiamo andare. Grazie, grazie dic Rosso, grazie Roberto. Dicevo, è un po' quello che state vivendo in Italia, no, l'arrivo della primavera, però, magari a casa è freddo, fuori è caldo, è un po' quella sensazione di, incomodità perenne tutto l'anno. Marco dice, per il Nivole merita, bisogna informarsi perché alcuni... Sì, l'avevo letto Marco, grazie Grazie che me l'hai Marco. scritto, Allora, ma il ci Panama di Sara, informeremo. allora adesso ve lo vado a prendere ragazzi, Dove anzi vallo sta? a prendere tu perché è di là nell'altra stanza. La storia Allora, infinita. è la storia infinita di questo Panama, di cui io mi sono follemente innamorata, però chiaramente io lo metto normalmente l'ho Ma messo alle allora già Galapagos, manca un pezzo manca qua, un pezzo. manca un pezzo. Che vuoi fare? Perché non mi ascolta? Non mi ascolta, perché Allora lei no. fa la figa, c'ha il No, no, capoccione no. qua davanti. Ragazzi, il fatto è che io ero così allora, concedetemi allora l'ho messo pure storto, ecco. Concedetemi A storto almeno sta. ecco così. Ecco, okay.
concedetemi almeno il fatto sta storto lo stesso. No, Lascia. aspetta. Eh, concedetemi, dato che no, sta male. Oh, stavo male in barca, no, di qua, ecco. Ma più lo giro e più sta storto. Sta così. Ma sto storta io C'hai il perché capoccione storto. allora, stavo male, c'avevo questo Non stavi cappello. ancora male, cioè, c'era il No, stavo vento. male perché ero in C'era il vento. barca. Sapete, vi capita quando il cappello lo riprendete al limite perché il vento ve lo stacca dalla testa, nel vero senso della parola? 2 volte. Io ho detto, la conosco ragazzi da una vita e ultimamente benissimo, stai attenta al cappello. Gliel'ho detto. Allora, il fatto è che mi è volato in mezzo No, all'oceano, è va volato. bene? Tanto che Non era la prima volta, da però. qui capite la nostra differenza di carattere. Io ragazzi ho urlato al capo lì, al comandante della nave, gli ho detto fermati subito che dobbiamo riprendere il cappello. Lei non dire No, nulla, non mi parlare. dispiaceva Ma dico, fermare un tutta cazzo, l'escursione. stiamo nelle Galapagos, Più che lasci il altro cappello in mezzo al per mare anche per l'inquinamento, non lo cioè. sopporto. Loro sono stati gentilissimi, hanno girato e con il classico amo, quello lungo, L'hanno ripescato, però hanno tolto insomma la fascettina che i cappelli hanno. poi l'hanno Io non sciacquata riesco. con l'acqua dolce, Sì, quindi sì, hanno. già ne ha passate tante questo cappello Sì, qua che bisogna però ormai non ricomprarlo. lo posso abbandonare. Cioè, uno che ha passato con te tutto questo tempo e tutte queste vicissitudini non si abbandona mai. Comunque, tanti ci hanno detto Adesso dove l'avete messo? Esatto, ma ce l'hanno anche chiesto qua. Questa volta ogni anno impari sempre un po' di più, ti migliori. Mauri dice Saretta della Coimbra. E nella valigia scaricata al lato marmetta, l'anno scorso già avevo i sacchi a pelo, ma alla fine piano piano sto togliendo la roba da campeggio perché tanto alla fine non ci andiamo mai a dormire in mezzo alla natura. Abbiamo solo tenda e matrassini in caso di emergenza questa volta. Lo spazio dei sacchi a pelo l'ho lasciato libero per delle cose, degli acquisti fatti proprio on the road. Infatti, oltre al cappello, alle Galapagos, una cosa che vi straconsigliamo, abbiamo comprato delle maglie che all'interno hanno una membrana e che assicurano una protezione quando 50. le indossate è come avere una protezione 50 più, perché alle Galapagos, vi dico, un quarto d'ora sotto al sole siete morti. No, siamo stati la prima giornata poi quanto? 2 ore in costume per poi renderci conto che non si poteva stare in Protezione costume. 50, No, non dopo si abbiamo poteva. comprato protezione 100 Infatti più. ci siamo spiegati il perché la gente a queste latitudini vada completamente vestita, spesso con i guanti, spesso coperti. Cioè non è un discorso di abbronzatura, se sei abbronzato non hai problemi, no, perché il sole ti ustiona, anche loro che vanno con le auto hanno sempre la maglia lunga fino qua. Anche chi è di pelle più scura di noi, per perché natura, il sole ti no? brucia, non è una questione gente di colore, perché l'Ecuador è comunque una mescla pazzesca di gente, comunque è completamente coperta. Quindi Maurizio, il cappello entra preciso, poi recupero anche lo spazio interno, lo spazio laterale, all'interno della valigia laterale. Ma ormai le sopporta tutte. Come larghezza ci va preciso, basta far così. E per il resto l'altezza e lo spazio che ho recuperato. Però ho visto prima che Franco dice in barca mai cappelli a tesa larga. Lo so, Franco. Ma noi siamo ignoranti. No, io non sono una persona di mare proprio per le mie problematiche. Altra Ci cosa, ho provato, avevo questo, l'ho portato, ho sbagliato. Ma le guide vanno sempre con i cappelli che hanno la cordicina sotto, perché tanto vola via al 100%. Sì, è così. Comunque, detto questo, allora, con un intervallo di 4 anni io prendo questa maledizione di Montezuma. Vi metto al corrente che quando siamo stati in Turchia siamo stati mali entrambe, non so se l'abbiamo documentato, mi sa ancora no, non l'avevamo detto, ci sono stato male anch'io. E siamo stati male dalla Cappadocia fino a Belgrado, quindi insomma è andata avanti per 5-6 giorni. Dopo a Belgrado sono andato in farmacia. Sì. Farmacista era talmente bella che ti ha fatto passare tutti i dolori. Ecco, ed era il 2018. Nel 2022, dopo 4 anni in Marocco, bam, altra tramvata a Fes e sono stata male, però per una giornata, un giorno 2. Però questa volta considerate 2026, 4 anni sono stata male qui a Quito. Però considerate che questo è il quarto anno, l'altra volta... Ho un po' di... No, però gli altri anni viaggiavamo solo nei periodi delle ferie. Quindi se pensate che adesso, dopo 4 anni che stiamo praticamente sempre in giro,
ragazzi, è andata benissimo, strabene è andata. Magari dove si firma, che metto la firma se le cose vanno avanti così. Comunque, dice, certo Francesco hai delle abilità notevoli di guida, guidare con la moto così carica su quei terreni non è da tutti. Allora, Prisco, grazie, ma ti dico che sto invecchiando tantissimo e il peso mi dà sempre più fastidio, nel senso che io me Quindi ne non rendo, invecchio solo no, me ne io. rendo conto anche guardando i video servono anche a questo, la barba che diventa sempre più bianca, i capelli forse meno, Sara la che, faccia che le rughe, Sara che se ci guardi i impiega 7 video, giorni a riprendersi, eh. ragazzi, non è una cavolata. Ora vediamo che lo stiamo vivendo sulla nostra pelle e quando ti prende qualcosa non hai più 30 anni. E No, guidare no, la ne ho moto, 45. quasi 50, guidare la moto così carica a queste altitudini, con il sole forte, con il traffico, con la vita sempre in viaggio, uno dice, stai sempre in vacanza, ma voi quando andate in vacanza non vi stancate? È la domanda che vi faccio, nel senso, fate un Dipende da quello viaggio, che no, ma fai. che c'entra? Vai a Capo Nord in moto, non ti Ah no, stanchi? vabbè, questo tipo Cioè, di chiunque si stanca. viaggi, se fai la Qua, vacanza al mare. qua ti stanchi uguale comunque. Qua fai che è ancora più complicato. Questo te lo, per il discorso proprio geomorfologico del clima. La pioggia che abbiamo preso in Ecuador è come se qualcuno le secchiate addosso, è Allora, ci complicato. tengo a salutare Franco e Manu che vi seguiamo da un bel po', che siete Francesco i nostri Fabio occhi al mondo. Grazie ragazzi, un grazie. abbraccio. Però dice Francesco, farai un video pippone sul Panama? Ragazzi, a noi piacerebbe portarvene di Panama. Cioè, se foste interessati, magari fatecelo sapere, scriveteci se vi dovessero piacere. Vi facciamo vedere anche che all'interno c'è quella, la parte insomma di qua, per chiuderlo nel caso in cui risulti un po' grande. No, L'hai però rovinato, voglio lo vuoi farvi... vendere? Non l'ho rovinato, questo non lo lascerò mai, me l'hanno pure sciacquato con l'acqua vi dolce. dico una cosa che abbiamo parlato con il tipo che li produce, non so se avete visto il video, e ragazzi, c'avevo una voglia matta, pensando a quanto ovviamente qua dedicano a mano a fare queste cose, da noi sarebbe impossibile, per un discorso proprio, parliamoci chiaro, di costi, e prendi un prodotto del genere, noi abbiamo pagato 45 euro, Sì. cioè, No, forse un po' meno, in perché Italia dollari erano, 250, 45 300 dollari. dollari. Capisco che a importarlo, a spedirlo, perché tanti ci hanno scritto, ma perché non l'avete spedito? Perché la scatola è grande e una spedizione del genere forse ti costa anche più Ragazzi, del costo del cappello. vi dico solo che ho comprato per i miei nipoti, perché mi piaceva continuare questa... Sentite questa che è enorme. Che poi adesso se guarderanno questa diretta lo sapranno, però non arriveranno mai. Ho comprato delle cartoline alle Galapagos. Chi ci torna più, no? Magari non torneremo più in tutta la nostra vita. L'ho comprate. Non sono riuscita a spedirle perché mi hanno chiesto alle Galapagos per il francobollo di una cartolina 5 dollari. Cioè ogni cartolina, io ne ho prese diverse, avrei speso sui 35-40 euro per spedirle. 30 centesimi. Però non mi assicuravano che sarebbero arrivate, perché non c'è un vero posto per spedirle, sono insomma dei posti un po' improvvisati. Il fatto è che anche qua a Quito i prezzi sono più o meno gli stessi per spedire una cartolina. Marco, praticamente spacciatore di Panama, Marco ho pensato, io volevo fare un business, cioè allora noi l'anno prossimo ci ripassiamo sicuramente, perché la città ci è piaciuta, ne ricompreremo un altro. Grazie Salva. Magari lo compro anch'io, ma perché? Grazie Farne veramente un business e portarli in Italia, dipende dal tasso di importazione, dalle spedizioni, bisogna un attimo capirci le cose, però loro ovviamente qua li producono e non hanno quella... C'è un'altra azienda parallela a Cuenca che è un po' più internazionale, ma dove siamo stati noi? La gente arriva dall'estero, li acquista e se li porta a casa. Allora la domanda mia è: perché noi non diventare distributori in Italia? Vabbè, ragazzi, è un sogno, no, la verità, perché ce ne siamo innamorati. La verità è che bisogna fare i conti con le finanze e bisogna avere le spalle un po' coperte anche per mettere in atto questi pensieri. Però lungo questa vita, perché questa è una domanda interessante, ma voi potete andare avanti, fare la vita che fate in moto, e tra 1, 2, 3, 4 anni cosa succede? È una domanda super lecita e non pensate, forse, cioè perlomeno spero, di dimostrare che abbiamo un po' la testa sulle spalle, perlomeno in parte, un po' scemi ci siamo, però anche quella piccola parte, ci pensiamo anche noi, cioè è difficile portare avanti questa cosa
con le aziende, con creare video, la vita che facciamo non è assolutamente facile, e quando le forze non le hai più, poi cosa facciamo? E a volte allora pensi tutto quello che ti insegna la strada, tutte le persone conosciute, e pensi anche ad inventarti qualcosa, solo che ogni cosa è un rischio e devi sempre fare i conti con i soldi, e non è che ne puoi buttar via, nel senso, ti prende quell'idea, la metto in atto, e se poi va tutto a puttane, come si E dice. adesso comunque anche per quella dei cappelli ci siamo talmente tanto innamorati che sappiamo di dover ripassare a Cuenca. Io subito ho pensato: "Ma sì, ci faccio rimettere la fascettina qui, lo faccio Cioè sistemare". ragazzi, Poi ho cioè, detto: "No, questo rimane, ne prendo un altro". Cioè ragazzi poi diventa no, una però senza fare malattia, una no? pubblicità, ragazzi, questa è un'opera d'arte. Io Sì, ma poi non è uno dei quando migliori, lei lavorava in dai. negozio, me ne ha regalato uno tanti anni fa, noi l'abbiamo pagato Ecco, 250 euro. però Gabriele dice: "Ho lavorato per anni per un cappellificio del Biellese", sei vicinissimo, ci hai detto, anche alla Borsalì, Grazie, esatto. salve. Producevano i cappelli per gli alpini e i Borsalino. Spettacolo Gabriele, spettacolo davvero. Io sono innamorata dei cappelli, anche se non mi donano poi così tanto, ho la forma della testa particolare, non ho una misura, questa è una misura L per Vieni un loro po' più e qua, e sì, io sì. ogni volta devo un po' rimetterli a posto. Ho un frontone che però mi piacciono Ma non tantissimo, sapete sono proprio non innamorata. sapete la difficoltà nello scegliere il casco, quello è molto più complicato. Esatto, è verissimo, è verissimo. Detto questo, Allora, Smart dice: "Vorrei anche dire che siete tirati un po' un'ispirazione di per là. tanti. Quello che mi colpisce di più è che siete umili in giro per le avventure bravi". Ma allora, Grazie Smart, per me, infinitamente. io ti dico grazie, ma io lo reputo che dovrebbe essere la normalità. Una cosa, non faccio neanche fatica a dirla, quello che non mi è mai piaciuto tra i motociclisti, che bisogna sempre dimostrare chi ce l'ha più grande, io sono stato di qua, sono stato di là, la gente che fa le foto con la moto a terra. A me ragazzi, quando mi cade la moto mi gira il cazzo, scusate la parola, non è che devo Falla buttarla a bene però terra dai. perché poi mi porta i like, roba varia. Io cerco di non andarci a terra, se capita purtroppo lo condivido perché la verità è quello che ci capita, però spesso e volentieri vedo nel mondo che sta andando dall'altra parte, come spesso mi sento dire sì, ma il viaggio in solitaria ti insegna qualcosa, ti fa scoprire te stesso. Ragazzi, io sono la prima persona a dire che se non hai la persona di fianco è normale, è giustissimo partire in solitaria, lo Assolutamente. farei io in prima persona, ma quando tu hai un cuore di fianco, ma che vuoi, vogliamo veramente raccontarci le favole che stare in un posto bellissimo da soli, o anche in un ristorante bellissimo al tramonto, un tramonto, tutto quello che volete, ma da soli ragazzi, ma che ritrovi? Non ritrovi l'angoscia più No, profonda? dipende dai, Perché è dipende. complicato. Questa cosa qua torna a dire che No, non si discute il viaggio in no, solitaria, si ascolta, discute il fatto di ascolta. ostentare il viaggio in solitaria. Io quello che voglio dire, qualcuno potrebbe adesso dire: "Ma Francesco, ma tu hai Sara e fai il grosso della situazione perché hai la persona di fianco". Torno a dire che se non l'avessi avuta io sarei partito da solo al 100%, ed è giusto farlo, ma non raccontiamoci le cavolate, perché non sono favole, dicendo che da soli si ritrova te stessi. Da soli è giusto farlo magari un periodo della vita, perché Gabriele infatti dice: "Non esiste la felicità se non c'è condivisione". Gabriele, bravissimo questo Gabriele, questo bravissimo. perché a noi è arrivato tempo fa un Ma messaggio la a condivisione Francesco. potrebbe essere anche con un amico, non con una donna. Esatto, a Cioè, Francesco è arrivato un anche con messaggio un cane potrebbe tempo essere. fa dicendo: "Tu Francesco, io lo so, hai bisogno di un viaggio in solitaria, so che ritroveresti te stesso", eccetera, eccetera. Ragazzi, Cioè, ehm, ogni tanto lo penso che mi farebbe bene, perché ma anche a me quando mi forse. incavolo lo pensi veramente, questa cosa la pensi. Però torno a dire, tante volte noi No, non bisognerebbe ostentare né l'uno né l'altro. Ognuno viaggia come bravissima, vuole, hai detto la cosa migliore di me, nel ognuno viaggia senso, come non vuole, bisogna, però però ecco. il mondo, se guardate nei social, ti vuol portare da quella parte. È figo se fai quella Ma cosa. sì, ma è come dire, voglio è meglio da soli, insomma prenditi una casa da solo, vedrai che senza la famiglia starai meglio. È un po' questo, simbolo che si vuole vendere più degli Io altri. non sto Però critica io voglio non sto criticando No, 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 nessuno, però il voglio messaggio deve essere ci tengo particolarmente. Rosso dice: "Io abito ad Alessandria e c'è proprio la Borsalino", e Rosso lo sappiamo bene. vero Però Ross. voglio anche rispondere a Piero Donati e Filippo Capineri che
esaltano cioè, con grande amore le nostre Marche. Nelle Marche avete Montappone, che fanno cappelli da una vita, verissimo. e nelle Marche Fermo, Montappone, Massa Fermana, ma infatti questo potrebbe essere un allaccio, un anello che ci porta a parlare anche di questa parte bellissima delle nostre province, sia Macerata che Fermo in particolare, che fa proprio questo da sempre con artigiani preparatissimi e bravissimi. Chissà che non vi porteremo proprio un video sui cappelli che vengono fatti nelle nostre zone. Il Panama di questa zona era il vero Panama, cioè dove è nato il mito del Panama, che non è appunto a Panama, ma è E io qui in per tanti Ecuador. anni ho pensato che fosse Panama, Sì, da ma ignorante. anche io. E quindi questa cosa insomma, ci ha fatto piacere, però parleremo anche della nostra zona. Altra cosa che forse l'avete capito quando Sara magari fa i suoi monologhi nel video, sale in cattedra, come qualcuno scrive nei commenti, l'altra cosa che vogliamo fare è sì il viaggio in moto, a me ragazzi piace tantissimo fare i video pipponi, continueremo a farli, ma vogliamo anche allargare un po' perché ci rendiamo conto di una cosa, che scopriamo noi in primis determinate situazioni e è giusto condividerle perché tanti non hanno la possibilità di viaggiare, non hanno la voglia, non hanno il coraggio, metteteci quello che volete, ma in viaggio è un'università continua perché scopri talmente tante cose che vanno fuori da tutto quello che, come sempre diciamo, giornali, televisione vogliono inculcarci dentro la testa. E te sei dei freschini, intanto grazie infinite, dice giro la Polonia in moto pensandovi. Sì, perché magari poi ci darai le giuste indicazioni, perché magari poi ci finiremo anche noi. Però dice, io volevo leggere anche Antonio, allora Beatrice intanto ci dice... questa è simpatica, no, Massimiliano, Francesco, se lasci a piedi Sara fammi sapere dove, io ti dico che guarda, l'apparenza inganna a volte. Massimiliano, pensaci bene. Attenzione. Però Beatrice dice, sono super d'accordo con voi, anch'io ho notato questo, probabilmente si riferisce al fatto che si tende ad esaltare molto il fatto di la figura solitaria, la figura che è sempre da sola nel mondo o nella vita. È un peccato. Antonio dice, siete speciali, anche i miei alunni vi guardano. Grandissimo onore per noi, Antonio. Salutali e abbracciali tutti da parte nostra. Marco dice, giusto Francesco, la moto va trattata e tenuta bene, sempre, anche più della moglie, Marco. Sono d'accordo, perché lo merita di più. Poi dice invece Claudio, i social hanno purtroppo amplificato a dismisura tutto questo che è sempre esistito, tutto quello che è sempre esistito. Anche Antonio, sono d'accordo con te Francesco, da soli non si sta bene da nessuna parte. Antonio, torno a dire, può capitare un periodo, succede qualcosa a me, succede qualcosa a Sara, di ritrovarsi non soli. Non è quello il discorso. E ci sta, oppure magari non è un amico, con l'amico fai una discussione e ti ritrovi con l'amico più importante della tua vita, il classico migliore amico, ma le cose non vanno bene. La vita ci riserva di tutto, sì. E da soli dobbiamo essere pronti a fare qualsiasi cosa. A me quello che fa arrabbiare è il fatto che ci vogliono far credere, perché tanto ci sono delle mode, delle direzioni che qualcuno prende dall'alto e tutto diventa figo se si fa quello. Poi nella realtà dei fatti, la realtà è tutt'altro. E a 48 anni mi sono stufato di queste cavolate. Voglio dire la mia... Stiamo invecchiando e siamo sempre più arrabbiati. No, non è solo, no, però chi mi segue va bene, chi non mi segue, siamo in democrazia, è giusto che faccia quello però Antonio fa un'osservazione giustissima, Antonio Cecchetti dice, comunque, un viaggio in solitaria di Francesco farebbe più bene a Sara. Guarda, anche ci può stare. Ha detto Claudio una cosa giustissima, i social hanno purtroppo amplificato, ha detto meglio di me Claudio, hanno amplificato a dismisura tutto questo che è sempre esistito. Altra cosa verissima, tante cose noi ne parliamo, ce ne rendiamo conto dai social, poi ci guardiamo, ma anche negli anni '80, quando ci raccontavano le cose i nostri genitori, non è cambiato nulla. I social sono stati solo un amplificatore. Giustissimo Claudio, al 100% lo condivido. Prisco dice che ha lavorato per 15 anni tra Fermo e Porto San Giorgio, dice bellissime quelle zone le conosco a memoria anche in bici. In questo periodo per me particolare mi avete aiutato molto con i video e per noi è un grandissimo onore oltre che un grandissimo piacere, Prisco. Maria Grazia si è collegata adesso, noi siamo a Quito, Maria Grazia, capitale dell'Ecuador.
Se Sì. ci vedi un po' affannati perché siamo a 2900 metri. Siamo un po' affaticati, ma, Affaticati. piano piano Pino ci riprenderemo. Campanella Adesso, andremo verso la Colombia scendendo un po' di altitudine, Pino speriamo. dice: "Ragazzi, io amo sempre viaggiare in compagnia o con mia moglie o con i miei amici. È sempre un piacere sentire che c'è qualcuno che ti potrebbe aiutare in un momento di difficoltà". Pino, questo è un altro discorso, perché ti faccio un esempio. Io ho dentro di me il discorso di essere aiutato nei momenti di difficoltà, io voglio essere super onesto. Per quanto quello che sto dicendo è una cosa forte, non lo sento, ma è la stragrande verità quello che hai detto, perché nei momenti di difficoltà essere in compagnia È un'altra è cosa. sicuramente meglio. Il concetto di viaggiare è di condividere. Cioè io, che ne so ragazzi, se vado, faccio un esempio banalissimo, vado a prendermi un caffè da solo, ci può stare, non c'è nulla di male, ma se mi metto di fianco a l'ho fatto con Claudio che ha scritto sopra, che è venuto a Corridonia, siamo stati un'ora a chiacchierare, quell'ora, in primis, entrambi impariamo cose nuove, perché ogni persona ha qualcosa da insegnarti, ma poi quell'ora là ti vola. Spesso e volentieri noi ci capita di parlare con tantissima gente che l'abbiamo visto per la prima volta ed è bellissimo. Poi magari finisci là, non la rivedi più, ma se penso a volte a passare la vita che sto facendo da solo, ma poi ragazzi, guardiamo i numeri, io dico sempre, non guardiamo le parole, guardiamo i fatti. Come fai a fare? C'è chi lo fa, Charlie Sine, io dico nomi che fanno queste cose qua da tempo, ma devi essere portato proprio per quella cosa, restare spesso da solo, Mangiare da mangiare da solo. solo, cioè, Ma ci sta ragazzi, ma probabilmente se a uno saremo tutti piace, ma se a uno piace, avremo tutti questo destino. Però, quello che discutiamo non è se farlo da soli o farlo in è coppia. la moda, io Discutiamo odio il la fatto moda. di ostentare che tu abbia proprio bisogno di un viaggio da solo o che tu abbia proprio bisogno di un viaggio in Oppure che coppia. sia più figo. No, no. Fate, io dico sempre a tutti, Né l'uno né fate l'altro. quello che vi fa star bene, senza ascoltare quello che ci vogliono far pensare, quello che ci vogliono far Cambiamo credere. discorso. Grazie alla Esattamente. storia del cappello, anziché cercare calamite o adesivi da appiccicare, dei posti visitati, cercherò oggetti particolari del posto per capirne la storia. Salva, bellissimo. Ci rendiamo conto che non sempre è facile, perché spesso quando si viaggia si attraversa un posto e non ci si può non si può passare tanto tempo in quel posto. Ti faccio un esempio: noi abbiamo dovuto cambiare, cioè aspettare qualche giorno per visitare quel museo dove abbiamo portato, perché il giorno che avevamo programmato quel museo era chiuso. Quindi magari tu capiti viaggiando un giorno, magari 1 giorno e mezzo, e quel giorno trovi chiuso e non sempre puoi realizzare quello che Il tempo il tempo fa la serve differenza. anche a Noi ne questo. siamo consapevoli, l'abbiamo voluto tanto, non so quanto durerà questa nostra esperienza, però voglio dirti di viverla come puoi, perché qualche volta è dispiaciuto anche a me delle cose che non abbiamo potuto fare, però dici: "Vabbè, io ho potuto fare questo, ho potuto portare questo". Vivitela con leggerezza, quello che puoi fare fai, del resto come facciamo noi avendo tanto tempo a disposizione, ma che non basta mai, perché in fin dei conti lavoriamo come tutti voi e stiamo tanto chiusi in casa. Qui è un bel messaggio, penso che il seguito che avete dipenda anche dal fatto che siete perfettamente assortiti, non riesco ad immaginarvi separati. Questo è un pensiero che avrei anch'io da fuori, Grazie però posso Newton. dirti che sicuramente ci sono delle persone che io ho ricevuto commenti, ragazzi, tante volte dovrei scriverci un libro perché ci sono capitate delle cose veramente assurde, pochissime, però di commenti che sono l'esatto opposto di quello che hai scritto. Quindi a volte faccio fatica. Noi Però a noi fa facciamo piacere quello che quello ci che hai piace e scritto. grazie che l'hai scritto perché alla fine non ti senti solo e pensi che il tuo pensiero Cioè, comunque pensiamo noi che che non di siamo riuscire a non folli. siamo così folli, forse riusciamo a trasmettere perlomeno a te quello che abbiamo sentito, insomma, ecco. Volevo anche Cristina ha detto la ringraziare. strada e tutte le emozioni che ti possono dare, è bella condividerla sempre con la tua dolce metà, siete fantastici. Grazie Grazie Cristina. Cristina, Noi lo grazie. pensiamo, per noi è bellissimo, però torno a dire, se uno Volevo no, ringraziare anche Alessandra Dorazio che ho visto sopra aveva scritto un messaggio bellissimo, poi ci è scorso via. Alessandra, ti abbiamo letto e ti ho nel cuore. Claudio ha scritto un'altra cosa, la strada affrontata da soli può rafforzarci, ma viverla in coppia rende la vita, pur nelle difficoltà, esaltante. Claudio ha detto un'altra cosa Forse verissima, hai detto la perché da cosa. solo, e torno a dire che anch'io nella mia vita ho passato periodi dove stavo veramente da solo, quando sei solo
devi essere forte, però questa cosa dell'essere forte, se tu la mantieni anche in coppia, è comunque sia ti aiuta. È difficile da spiegare, nel senso che la cosa principale è essere forti stando bene da soli. Per me è fondamentale star bene da soli. Tante volte esco in bici, prima uscivo anche da solo, 2 ore, 3, 4. Quello che voglio dire però è l'esaltazione dei social per dirti che come Guarda, se fosse la cosa più grande, più figa del mondo. leggo questi Però è messaggi giustissimo quello che hai detto. per capire, perché Alessandro sotto dice: "Io viaggio spesso da solo e quello che mi manca è condividere con qualcuno le Bravissimo bellezze che Alessandro, vedi nel bravissimo mondo". Alessandro. E ti diamo ragione, perché noi lo viviamo qualche volta, non è che non ci bastiamo noi 2, però qualche volta vorremmo condividerlo ancora di più, No, magari però con con la famiglia, magari con qualche nipote che sta crescendo, vorresti dirglielo, ma giustamente a 15, 16 anni hanno i loro affari, no, però ci rendiamo conto anche noi che cerchi sempre di condividerlo, perché l'essere umano è fatto ma così. Ma questo non vuol dire che, non si possa viaggiare soli, ma anzi, però non bisogna né esaltare l'uno né esaltare l'altro. poi stai Come parlando dice stai par Filippo, sinceramente credo che ognuno debba essere libero di scegliere dove bravissimo, viaggiare. bravissimo. È Troveremo la cosa sempre chi vuole imporre il proprio pensiero facendoci credere che il suo sia il meglio del nostro. È proprio questo il infatti, punto. torniamo al discorso che io sono un lupo solitario, spesso e volentieri mi trovavo bene da solo e uscivo in moto anche da solo, perché qual è il problema? Il problema è trovare anche la giusta compagnia. Se non hai la giusta compagnia, io sono il primo a dirvi che è bellissimo anche stare da soli, però non facciamoci ingannare dal fatto che è strafigo il viaggio in solitaria, perché è come se fosse migliore del viaggio fatto con gli amici. Non è questa la verità. Simona dice una cosa che ci piace assai. "Ciao ragazzi, dopo i viaggi in moto sarebbe bello vedervi girare il mondo in camper. Vi adoro, spero di incontrarvi ad ECMA". Simona, stiamo considerando No, quell'idea, ma sempre portando Simona, dietro la sono moto. anni che ci pensiamo a questa cosa. Anche qua l'ho detto tante volte in altre situazioni, il problema di un camper overland sono i costi, punto. Non ci voglio girare intorno minimamente. Ce ne sono online su YouTube, steps over, tantissimi, bravissimi, e sono bravi loro a fare contenuti, tutto quello che volete. Il problema è l'aspetto economico. Devi avere anche il coraggio di dire magari mi vendo l'appartamento che ho per comprarmi un mezzo. Il discorso qual è? Che oggettivamente, nel senso no, soggettivamente, lasciare la moto al 100% mi dispiacerebbe tantissimo, però al tempo stesso torno a dire che la vita in camper sarebbe nettamente più facile, ma nettamente, creare contenuti, fare questo lavoro. Poi pensate solo al caldo torrido, casco, tute, microfoni, action cam, ogni volta che ti fermi esce la pioggia, viene la pioggia, i microfoni si rompono. In camper sarebbe tutto più facile e anche più produttivo. Però se faremo mai uno step del genere, vorrei farlo piano, agganciandoci la moto dietro, ma al tempo stesso non mi piacerebbe fare una vita continua, anni e anni in un camper, perché mi piace anche cambiare. La moto mi dà la possibilità, che ne so, di raggiungere posti. Noi siamo andati in certi posti che con un mezzo overland sarebbe stato impossibile da andare. Io credo che combinare magari 6 mesi con un camper, 6 mesi solo con la moto, 6 mesi camper e moto sia la vita migliore Per noi, per secondo noi, noi. sempre soggettivamente parlando, per avere il massimo di ogni cosa. Infatti anche quello che stiamo facendo, guardiamo tanto le stagioni, perché se andiamo a visitare un ghiacciaio ci piacerebbe vederlo con la luce del sole. Siamo stati nelle Ande peruviane, ragazzi, siamo ridiscesi subito perché, cioè, se vedo la nebbia a 2 metri, vado nella pianura padana, è la stessa cosa. Quindi cerchiamo sempre di avere il meglio. Il camper sarebbe un sogno, ma non passare definitivamente al camper. No, no, Fare un po' no. e un po', ma anche perché se tu vuoi vedere il mondo a 360 gradi, faccio un esempio. Quando sarebbe bello andare a Capo Nord in inverno con l'aurora boreale e fare 2 o 3 mesi a temperature meno 20, meno 30, oppure anche in Russia, condizioni molto più difficili, con la moto non lo puoi fare. Quindi il camper sarebbe un po' completare e anche far riposare un po' Sara, ma anche io, perché ragazzi, una moto così carica, guardate i numeri, chi è che fa la vita che facciamo noi? Perché è dura e il fisico tiene sempre meno.
Comunque ragazzi, mi sono stupita del fatto che stiamo parlando da 1 ora e 20 minuti e voi non ci dite niente, siete dei pazzi, No, peggio io di pensavo che oggi noi. c'erano 100 persone, invece alla fine siamo 270, Siete dei 280. pazzi. Comunque, al di là Grazie di di esserci. questo, vi vogliamo anche mettere al corrente di una, cosa che, siamo riusciti un po' ad ottenere, no, con L'Ulti dice: "Fra una ventina d'anni passo per Corridonia, porto le birre e le salsicce e fatemi trovare il barbecue che si condivide". Guarda, questa è un'altra cosa bellissima. Cioè raccontarsi, stare insieme con, ripeto, le persone giuste. Se non avete le persone giuste, è giusto che ognuno vada per la sua strada, al 100%. E ci siamo capiti, non andiamo avanti. no, basta, puoi Basta. affrontare. Comunque Moto no Triste in viaggio, ciao Francesca e Sara, come ben sapete noi viaggiamo in coppia e chi ci segue nel Moto Tour viene con noi in coppia. Troppo bello la condivisione. sì, Ivano, esatto. Ivano, sono punti di vista e io rispetto tutti. Il problema è quando nei social, come già detto, ti vogliono far credere una cosa per un'altra. sì, vabbè, Soprattutto ragazzi. i ragazzi più giovani ci possono anche credere. Questa cosa un po' mi dispiace, ma alla fine impareranno sulle proprie spalle, non ce ne frega nulla. Gianluca mi chiede, ciao ragazzi, mi sono appena collegato. Sara, come stai dopo la simpatica caduta? Un abbraccio e continuate così. Gianluca, dopo la caduta c'è stata la maledizione di Montezuma, di cui abbiamo parlato adesso, proprio in questa diretta, per 3 o 4 giorni, e questa è stata più dura della caduta, ammetto. Luca, Luca dice: "È un piacere tutto questo tempo con voi, Netflix spostati". Spostati. Grazie Luca, Sì, troppo ragazzi, buono. però, ce lo siamo imposti che vi dobbiamo lasciare in pace, se no poi non vi collegate più alle Giovanni è prossime. ipnotizzante ascoltarvi, troppo buono. Giorgio Freddi: "Ciao ragazzi, sono un Ben po' in ritardo". arrivato Giorgio Freddi, non è Giorgio. che sei in ritardo, sei arrivato alla fine, porca. Un abbraccio, un abbraccio. No, dicevo, io volevo, mettervi anche Una al novità, corrente però di alla una fine questa ci novità. faccio un video pippone su questa cosa qua, Sì, non ve sì, ne frega sì. nulla, la vedete in descrizione nel Vi video. diciamo solo una cosa, la mettiamo anche in descrizione qui Se in vi questa diretta, se no? vi potrà servire, ma 2 secondi Se doveste perché partire per il primo maggio, no, oppure se avete le ferie, di Pasqua arretrate. Ragazzi, c'è un codice ne ho testati 2, 3 di non so come definirli, le classiche di eSIM. eSIM. Alla fine abbiamo trovato una situazione che la sto già testando, però ripeto ci farò un video pippone dettagliato. Se dovete partire che vi serve la connessione internet, c'avete il 15% di sconto con il codice che trovate sotto. Per la Ma sottoscrizione di un eSIM. basta Lo trovate qui pubblicità, sotto basta, ragazzi, è cambiamo solo per discorso. dirvelo perché vi può far comodo. Adesso arriva la primavera, arriva l'estate, dateci un occhio se vi serve. Esatto. Mari, il piacere è nostro, entusiasmante ascoltarvi. Marco, anche con Marco il camper dice non è semplice andare al freddo, quello vero sotto zero, perché oltre alle gomme giuste, anche chiodate, si ghiacciano le tubature delle acque. Marco, questa cosa è verissima, ma qua torna in campo l'aspetto economico. Tutto dipende dalla possibilità economica che hai, perché se tu mi dai la giusta possibilità, puoi andare anche a meno 40 con un camper tranquillamente. Il problema è che lo devi cioè costruire con le giuste accortezze, cosa che ad esempio tutti i camper classici che trovi in commercio, tranne i camper overland, il classico van, è come tu dici perché succede quello che hai scritto. Ma questo è un problema del mezzo, per come è stato pensato. Un mezzo overland che costa tanto, costruito in determinate maniere, questo problema non ce l'ha. Comunque, voglio salutare Massimo Schiavi e Anna. 1° maggio, guarda, a caso, vero? Il tuo compleanno. 1° maggio, Massimo, io finisco 48 anni. Ma Massimo credo che si riferisca proprio a questo. Esatto, e saremo, penso che se tutto va bene, saremo in Colombia nei pressi del Triangolo del Caffè, ma qua quest'anno passeremo velocemente perché Bisogna azzeccare i tempi e le stagioni, ragazzi, è l'idea di durissima. dedicarci tanto tempo, perché stiamo studiando molto, vogliamo fare video dettagliati sul caffè, ma non penso che quest'anno ce la faremo, forse l'anno prossimo. Tonio dice: "Ragazzi, datevi una mossa, sto per chiudere il cancello, domani si lavora". E c'hai ragione Tonio, Ok. no, aspetta, voglio leggere Manuela che dice: "Ciao splendori, ho intravisto i rettiloni alle Galapagos, aspetto con ansia il video, vi adoro". Manuela, le Grazie Galapagos sono infinite. pazzesche veramente, ma tanto le vedrete anche voi. Comunque ragazzi,
A Madrid si possono trovare splendidi cappelli Panama realizzati su misura da artigiani italiani. Vedi, Vedi, Alfonso? non lo sapevamo Non questa cosa. sono Poi siamo quelli. stati a Madrid noi, Sì, però ecco. vedi, siamo stati talmente veloci che non lo sapevamo questa cosa. Grazie. Gabriele, vedi, fa il 4 maggio 66. Quindi Gabriele, sei un ragazzino, hai praticamente 22 anni più di me. 22 anni e 3 giorni. No, 21 e 363. No, questi Un anno? conti 365 o 360. 66. Roberto Vetraino, grazie, da solo in Grazie. moto, piacevole con la Zorina, con la stagione stradale. Con voi piacere sempre a 700. Grazie. Roberto, grazie di cuore veramente. Grazie ragazzi. Noi speriamo solo di non avervi. Allora, mi ero segnati i punti Massimo da Schiavi, toccare, che ma memoria è questo, è affetto. Grazie. ma anche Massimo. noi ti vogliamo bene, Massimo. Vai ragazzi, è stata una bella chiacchierata, come sempre siete stati in tantissimi, più di quelli non ci aspettavamo. No, non ci aspettavamo che la settimana dopo. L'abbiamo visto anche dai video, questa settimana ovviamente la gente esce, giustamente. Fabrizio dice: vi seguo da molta strada, un po' di sana invidia nei confronti di Francesco per la compagnia, non riesco a convincere mia moglie a salire in moto. Se venite in Sardegna vi aspetto. Fabrizio, questa molto cosa, volentieri. Questa cosa è in ballo, sì. la meta della Sardegna, ti diciamo la verità. Però al tempo stesso capisco anche tua moglie. Io riesco a capire tua moglie. Che non è semplice. Non è semplicissima. Bruno dice 25 aprile, 1 maggio, Giro della Sardegna. Vedi Fabrizio, Porca viene puttana. da te Bruno. Lo farò con mia moglie pensando anche a voi, grandi. È un giro pazzesco. Cinzia, che bella coppia di viaggiatori simpaticoni, grazie di cuore. Grazie come sempre. Buonanotte. Valeriano, ciao, buonanotte. Valeriano arriva dopo un'ora e mezza. Valeriano adesso vive la notte, Valeriano si sveglia adesso. Inizia a girare, a uscire. Con il giubbetto di pelle. Certo, lui se avete è così. Se avete visto il video ultimo di Cuenca quando mangiavamo al ristorante, sì, con Monica, Valeriano questo qua sarebbe il tipo che ci ha detto di andare al ristorante. e grazie che Valeriano, lui tra l'altro stava nella prima stagione sudamericana, stava con noi in Patagonia. Ragazzi, Fabs Rider, grazie mille. Joe, si salutiamo. Ti ho salutato sopra, Valeriano, ti ho salutato sopra. Vedi, era arrivato anche Scusa, prima. Vale, la vecchiaia la mia, non è la tua. Ok, Giampiero, c'era anche grazie, prima Valeriano. Grazie veramente. Vale, era grazie affettuoso il nostro saluto. Ma come sempre lo sa lui, dai. Michele, grazie sempre delle emozioni che ci date, la vostra semplicità e naturalezza sono un esempio. Grazie ragazzi, grazie mille, altro che Netflix, senza parole. Nostri ragazzi, notte a tutti. Grazie ancora. Ci si vede domenica in premiere. Speriamo di fare il video, che ancora dobbiamo farlo, e domani ripartiamo, abbiamo poco tempo, perché vi anticipiamo spoiler e andremo nel mercato. La Sabri, un bacione. Ciao Sabri, nel mercato più mercato del di tutto il Sud America. Qualcosa di... Il paesino si chiama Otavalo, che noi italiani Otavalo, si dice Otavalo, se no gli spagnoli avrebbero, Massimo Schiavi intervenga, perché gli spagnoli se no avrebbero messo l'accento, perché normalmente le parole in spagnolo sono piane. Gabriele ha imparato, Otavalo. Fate i bravi ma non troppo, bravissimo Gabriele. Allora ragazzi, ci si vede. Black Mr. Antonio, ciao ragazzi, ciao Rosso e Pablito, vabbè, io vi saluto, ciao a tutti. Ci si vede in premiera domenica e ci si vede al mercato di Otavalo. Preparatevi, stasera preparate le valigie. Prima del mercato vi porteremo in un posto, ragazzi, fuori dal mondo. Beh, prima le Galapagos. No, prima delle Galapagos, quando quel posto c'è stato, la frana, dove siamo stati. Vedrete nel video. Ciao ragazzi. Preparate le valigie adesso, prima di andare a dormire, ve lo dico. Ancora auguri. Ancora auguri che non ci siamo fatti. Ciao ragazzi, buon inizio primavera a tutti quanti. Sì, che abbiamo saputo Speriamo che vada bene quest'anno. Dio ce la mandi buona. Ciao ragazzi, ciao.